Benvenuti a un nuovo video di PowerGames.it direttamente dal nostro laboratorio sotterraneo. Abbiamo qui la nostra Supergun Custom Black, un pezzo unico artigianale realizzato su misura. In questo caso è un pezzo già venduto, è un prototipo ma perfettamente funzionante e andremo a realizzarne altri. Cos'è una Supergun? Una Supergun è un joystick arcade di altissima qualità che include anche un'interfaccia elettronica per connettere schede arcade originali, quindi qui non si parla di MAME, non si parla di emulazione, ma si parla di schede originali. Questo è un connettore JAMMA, in questo caso collegato a un Neo Geo MVS, cioè la scheda Neo Geo da sala giochi, con un gioco originale, in questo caso Metal Slug 3. Faremo la nostra prova. È tutto combinato all'interno di questo cofanetto nero di legno. Quindi abbiamo da un lato la corrente col suo alimentatore integrato, i vari pulsanti di gioco, il pulsante per l'inserimento dei gettoni e lo start. Vedete, qui abbiamo fatto un layout in stile Neo Geo, poi questo naturalmente può essere scelto dal cliente, quindi con i 4 colori standard Neo Geo, e altri 3 pulsanti per eventuale futura compatibilità con i giochi picchiaduro a 6 tasti Capcom, Mortal Kombat simili. In questo caso il tasto 4 è duplicato per consentire sia il layout standard Neo Geo sia quello in stile Capcom a 6 tasti. Sulla parte laterale abbiamo il connettore JAMMA che fuoriesce. Abbiamo qui un altro cavo Neo Geo di cui poi vi mostrerò l'utilizzo. Sul lato anteriore abbiamo un'uscita SCART RGB classica. Inoltre 2 ingressi per joypad o joystick Neo Geo tradizionali, quindi si può sostituire questo joystick e aggiungere il player 2, il secondo giocatore, e poi un connettore DB9 che servirà per la realizzazione dei kick harness, cioè un cavo speciale per connettere le schede che utilizzano 6 tasti come appunto i picchiaduro, Midway, Capcom e simili, perché lo standard JAMMA non supportava i 6 tasti. All'interno c'è spazio per riporre il cavo JAMMA, il cavo corrente, in modo poi da poterla trasportare facilmente. Tutta la realizzazione è fatta con componenti di altissima qualità Sanwa ed è tutta completamente solderless, vuol dire che tutte le connessioni sono fatte senza ausilio di saldature, per cui è molto semplice cambiare un tasto se si rompe, basta estrarlo fisicamente, sotto ci sono delle clip, staccare i cavetti con delle lamelle e attaccarne una nuova. Andiamo ora a accenderla e come vedete abbiamo in puro RGB, perché i coin-op escono solo in RGB, quindi abbiamo un ingresso SCART ma è necessario che sia RGB. Abbiamo un'immagine perfettamente pulita, naturalmente dipende anche dalla qualità del vostro televisore. Qui stiamo usando un Panasonic Quintrix che a mio avviso ha un ottimo livello qualitativo. Il sonoro è a scelta mono stereo, ma la maggior parte delle schede escono in mono o escono meglio in mono. In questo caso usciamo in mono perché questa vecchia board MVS ha un segnale più pulito in mono. Andiamo a inserire i crediti, start, e qui stiamo giocando a Metal Slug 3, il vero Metal Slug 3, ripeto, non c'è alcuna emulazione, qui non ci sono compromessi di nessun tipo. E quindi avremo il gioco vero e proprio, con in più un controllo tra i migliori al mondo, perché parliamo di joystick Sanwa e stick Sanwa, tasti Sanwa. In questo caso abbiamo usato un joystick standard, si possono mettere dei restrittori diversi, ottagonali per i picchiaduro, si può mettere una molla più dura, si può fare quello che si vuole. Andiamo adesso a vedere un altro tipo di scheda arcade. Colleghiamo ora alla nostra Supergun una scheda Atomiswave che ancora non vi avevo fatto vedere in nessun video, col gioco Dolphin Blue di Sammy. Questa scheda ha la possibilità di uscire sia in VGA sia in CGA, cioè la classica bassa definizione. In questo caso, visto che usiamo la Supergun in SCART RGB, andremo in bassa definizione, che in realtà ha un'ottima resa.
le varie schede hanno consumi diversi, l'alimentatore all'interno ha una potenza massima di 280 watt, più che sufficiente per gestire alla grande la maggior parte di queste schede e molte altre. 280 watt non significa che consumi 280 watt, ma che la massima potenza erogata è 280, in questo caso saremo su qualche decina di watt di consumo. Come vedete la scheda Atomiswave è abbastanza rumorosa perché ha una ventola sovradimensionata o comunque rumorosa. Il gioco parte perfettamente, anche qui abbiamo il coin, in questo caso siamo in free play, scusate, quindi partiamo subito. Poi ciascuna scheda ha i suoi metodi particolari per cambiare impostazioni, volume, a volte ci sono dei potenziometri, a volte ci sono dei menu on screen, questo dipende dalle schede. Eccoci qua. E qui abbiamo il nostro Atomiswave perfettamente funzionante col gioco Atomiswave Dolphin Blue, un bellissimo sparatutto, forse meno conosciuto, ma degno di stare accanto all'Olimpo dei videogiochi più importanti. Andiamo adesso a vedere un'ultima scheda. Mostriamo ora la nostra Super Gun Custom Black con una Taito F3 Bubble Symphony, un grande classico. Perdonate se mi ripeto, come avrete capito amo molto i giochi Taito. Andiamo a far partire la nostra Super Gun e qui abbiamo perfettamente funzionante il gioco arcade di Taito. Inseriamo i crediti, io ho messo 4 crediti per inserimento, questo fa parte sempre delle impostazioni della scheda, in questo caso una versione giapponese, ma qualsiasi altra versione sarebbe funzionata. Che dire, due precisazioni importanti: tutto quello che stiamo facendo vedere adesso può essere fatto funzionare anche con le normali Super Gun che abbiamo in vendita, che hanno un costo sicuramente più accessibile per questo prodotto. Parliamo di un prodotto artigianale, non dirò qui il costo nel video, magari nei commenti farò un accenno, si parla comunque, come potrete immaginare, di centinaia di euro, l'ordine di grandezza di centinaia di euro. Ma tutto quello che facciamo funzionare usa la stessa tecnologia delle Super Gun singole che vendiamo insieme al Neo Geo MVS, oppure venderemo in seguito con le Taito F3. Tutte le prove che abbiamo fatto finora sono di board che hanno la caratteristica di avere delle cartucce intercambiabili, effettivamente li avvicinano molto alle console, vale per la Taito F3, per l'Atomiswave, per il Neo Geo MVS, ne esistono anche altre. Magari adesso andiamo a vedere una scheda singola a scorrimento verticale, naturalmente sarà storta, quindi ricordatevi che tutti i giochi verticali richiedono un ribaltamento della TV da fare a vostro rischio e pericolo. Proviamo quindi Raiden 2 di Seibu Kaihatsu del 1993, un classico shoot 'em up a scorrimento verticale. Come vedete in questo caso abbiamo una scheda singola, l'aspetto delle schede singole è sempre abbastanza rozzo, ma è una scheda originale. Abbiamo la nostra Super Gun, abbiamo collegato anche un joypad esterno per mostrare la funzionalità del secondo giocatore, abbiamo collegato a una TV a schermo verticale. Non fatelo a casa. Come ho già fatto vedere in un precedente video, alcuni giochi arcade necessitano di regolare le impostazioni della TV. Come vedete in questo caso il video è completamente fuori asse, andrebbe tutto regolato dal menu interno. Adesso ci interessa soltanto farvi vedere le funzionalità, e quindi abbiamo il giocatore 1, ma premendo su Start sul joypad abbiamo anche il giocatore 2. Ecco quindi che posso muovere e giocare in 2 giocatori senza alcun problema. E abbiamo un grande classico, Raiden 2. Anche qui è tutto fattibile con la nostra Super Gun normale. In questo caso naturalmente abbiamo questo joystick integrato meraviglioso. Questo è un progetto che ho creato io, che ho ideato, diciamo,
ed è stato realizzato con poi la collaborazione di tutto lo staff di powergames.it. Ognuno ha messo le sue competenze, perché c'è falegnameria, c'è elettronica, c'è progettazione. Andiamo a vedere ora l'ultima caratteristica, che riprende quel famoso cavo Neo Geo che si vedeva spuntare da davanti. Come potete notare, abbiamo adesso staccato la Super Gun dalla postazione precedente. Abbiamo addirittura tolto il cavo corrente, rimesso dentro la giamma, tolto lo scatter RGB. Perché? Cosa vogliamo fare? Vogliamo mostrarvi l'altra incredibile funzione di questo joystick. Vedete che qui davanti abbiamo un cavo Neo Geo, e dove arriva questo cavo? Ad un Neo Geo AES. Ora è tutto staccato, è tutto scollegato, e lo utilizzeremo semplicemente come joystick. Andiamo a accendere, in questo caso abbiamo messo come prova Viewpoint. Mostrare come questo incredibile joystick sia utilizzabile anche come un normalissimo joystick Neo Geo o per altre Super Gun, perché sono cablati in realtà tutti i tasti. In questo caso facciamo partire lo start, scegliamo quindi la difficoltà normal, in questo caso non voglio caricare dalla carta, e giochiamo con un joystick addirittura superiore all'originale Neo Geo, a mio avviso almeno, perché stiamo parlando di un Samba, quindi con una precisione e una rapidità di risposta incredibile. Quindi due prodotti in uno, Super Gun completa, ma anche joystick Neo Geo o per altre Super Gun, perché chiaramente se avete una Super Gun simile o anche di altre ditte, il cablaggio è sempre Neo Geo e quindi potrete utilizzarlo. In questo caso non è necessario collegare nulla. Bene, questo è tutto per quanto riguarda la nostra Super Gun Black Custom di powergames.it. Per essere il primo prodotto e prototipo che realizziamo, direi che non è venuto per nulla male. E vi ricordo che poi da noi sarà possibile ordinare o acquistare altri prodotti simili, ognuno sarà un pezzo singolo, quindi avranno sempre delle piccole differenze. In questo caso è in legno nero opaco. Faremo anche joystick semplici senza Super Gun per Neo Geo, Commodore 64, Amiga, Mega Drive, tutti quelli che non richiedono PCB, ma anche con PCB, perché no? Quindi faremo anche modifiche di joystick esistenti, aggiungendo l'uscita Neo Geo e Arcade. Quindi tenete sempre d'occhio il canale YouTube e il nostro sito www.powergames.it. Grazie per averci seguito anche oggi.